Oh, yes! Proviamo questa splendida PS2 FAT. Il LED si accende. Apriamo l'unità disco. Riproviamo. Vabbè, ho capito. Smontaggio PlayStation 2 FAT, serie 50.004. Certo, il case non è messo proprio bene. Smontiamo i piedini inferiori. Cacciavite Phillips, detto anche a croce, e svitiamo le viti posteriori. Ricordiamoci degli ultimi due tappi e delle ultime viti rimanenti. Le viti andranno rimesse nello stesso ordine. Iniziamo proprio bene. Olè! Eccolo là. Svitiamo il blocco di controller e memory card. Prestate attenzione a non tirare troppo il connettore, perché è collegato alla scheda madre. Queste console se le portano al Carnevale di Venezia. Pulizia impeccabile. Testiamo nuovamente l'apertura dell'unità disco. Svitiamo le viti del coperchio dell'unità disco. Sganciamo le alette posteriori. Cerchiamo di capire perché l'unità disco non estrae il carrello. Senza il coperchio il carrello viene estratto. A questo punto proseguiamo con lo smontaggio. Togliamo il case posteriore. Ecco dove era rimasta l'ultima parte del corteo del Carnevale di Venezia. Ruotiamo la console. Svitiamo le viti della piastra di alimentazione. Rimuoviamo il connettore. Rimuoviamo l'alloggiamento per l'espansione. Solleviamo la scheda di alimentazione scollegandola dal connettore. Questo è il punto dove la scheda si incastra. Schifus, che schifo. Solleviamo la copertura in plastica. Segniamo con un pennarello dove sono presenti le viti. Ricordiamoci che queste due viti sono più lunghe rispetto alle altre. Svitiamo tutte le viti della piastra. Solleviamo l'adesivo che trattiene il cavo della ventola e procediamo con l'estrazione. Adesso possiamo sollevare la ventola. La possiamo ammirare in tutto il suo splendore. Solleviamo il blocco del connettore di alimentazione. Rimuoviamo delicatamente la plastica posteriore. Svitiamo una delle viti di blocco della piastra. Sganciamo la piastra dall'unità disco. L'unità disco non andrà tirata perché i connettori sono tutti attaccati alla scheda madre. Adesso sarà possibile estrarre la prima piastra. Anche questa andrà pulita per bene. Qui troverete due connettori della morte. Attenzione a non romperli. Sollevateli delicatamente e solo dopo estraete il connettore. Massima delicatezza anche quando si estraggono i connettori dell'unità disco.
Adesso è possibile sollevare la scheda madre. Mega polvere. Altro connettore della morte da estrarre con la massima delicatezza. Solleviamo il connettore dal lato opposto rispetto a dove si trova. Adesso possiamo estrarre anche la piastra superiore. Verifichiamo che non siano rimaste altre viti a bloccare l'operazione. Potremmo incontrare un po' di resistenza a causa dei pad termici. Anche questi pulitissimi. Per questa scheda ho io la soluzione. Se volessimo evitare di festeggiare il Capodanno ad ogni accensione della PS2, sarebbe proprio il caso di sostituire la batteria tampone. E adesso prima pulizia col pennello. Iniziamo dalla scheda madre. Passiamo alla piastra in acciaio. In questo caso non sostituirò i pad termici. Credo sia il caso di pulire anche il tappetino. Spennellamento piastra inferiore. Idem con la scheda di alimentazione. Prima pulizia ventola. Anche se successivamente faremo un altro trattamento più approfondito per le parti elettroniche. E completiamo con tutte le parti rimanenti. Qua il pennello da solo non ce la può fare. Chiamiamo un aiuto. Prendiamo tutte le parti elettroniche insieme alla ventola per una pulizia approfondita con alcol isopropilico. Utilizziamo uno spazzolino da denti in modo da non lasciare residui. Cordon fioc, sempre meglio quelli sottili, sempre per non lasciare residui. Anche le parti in plastica vanno ripassate con alcol o alcol isopropilico, spazzolino, pezza e tutto ciò che serve per una pulizia approfondita. Ripassiamo anche le piastre in metallo con alcol isopropilico o alcol. Dopo la pulizia alcune parti sembrano rimaste ossidate. A questo punto io utilizzo un pulitore di contatti.
anche da questa parte della scheda sono rimaste delle zone ossidate. Io utilizzo il pulitore di contatti anche per proteggere le schede elettroniche. Il risultato sembra molto buono. Concentriamoci sull'unità disco. Sganciamo il carrello spostando questa leva. A questo punto il carrello si potrà estrarre in modo semplice. Non credo che questo faccia parte dell'unità disco. Puliamo le guide della lente, anche se questo non è proprio il sistema corretto. Una possibile causa al malfunzionamento del carrello potrebbe essere la cinghia, ormai usurata, quindi puliamo tutto e sostituiamo la cinghia con una nuova. Proteggiamo sempre la lente dell'unità disco quando facciamo queste operazioni di pulizia. Come misura ho utilizzato 35 mm x 1,2. Per evitare che la cinghia si attorcigli, preferisco inserirla da questa parte e poi tenderla. Questa parte dovrà andare sotto. Una volta richiusi gli ingranaggi, procediamo a riavvitare tutto. Vi accorgerete che il lavoro è stato fatto bene perché il carrello rientra senza forzare. Ripeto, senza forzare. Utilizziamo la stessa leva per bloccare il carrello nella posizione originaria. Rimettiamo il coperchio e riavvitiamo. Rimettiamo la piastra superiore. Prima di mettere quella inferiore, ricordiamoci di ricollegare le parti alla scheda madre. Iniziamo dal primo connettore della morte e chiudiamolo. L'unità disco andrà posizionata sotto. A questo punto colleghiamo i connettori laterali. Ed infine il secondo connettore della morte. Solo a questo punto potremo rimettere la piastra inferiore. Quando riavvitiamo le viti della piastra inferiore, ricordiamoci delle due viti più lunghe. A questo punto ricolleghiamo la ventola completa del suo supporto ed inseriamo il connettore. Installiamo prima la plastica di supporto della scheda di alimentazione, poi l'alloggiamento dell'espansione ed infine ricolleghiamo e riavvitiamo la scheda di alimentazione. Una volta posizionata la console dall'altro lato, ricordiamoci di riavvitare tutte le viti mancanti. Blocco accensione e ricolleghiamo il connettore di alimentazione. Possiamo rimontare la console all'interno del suo case. Riavvitiamo il blocco di collegamento joypad e memory card. Test apertura carrello. Oh, yes. Per completare il progetto lucideremo e lisceremo il case della PS2.
possiamo utilizzare un rimuovi graffi per auto. Per carteggiare utilizzo una grana 1000. Ma adesso basta parlare.